Capodanno, del calendario e dello zodiaco cinese. Proprio ieri in Cina sono iniziati i festeggiamenti del Capodanno cinese, festa meglio conosciuta con il nome di Chunzie, che letteralmente significa festa di primavera. Ma perché chiamare una festa invernale con il termine primavera? Questo perché la festa di primavera ricade nel primo dei 24 termini solari del calendario lunare cinese, che si chiama Li Chun, che letteralmente significa inizio della primavera. Le origini di questa festa vengono fatte risalire ad un antico mito che vede come protagonista il mostro Nian. Questo mostro ogni anno era solito uscire dalla propria tana per cibarsi di uomini e distruggere i raccolti, e per questo un anno i contadini decisero di ribellarsi e di sconfiggerlo utilizzando i due elementi che il mostro Nian temeva di più, ovvero il colore rosso e il forte baccano. Decisero quindi di armarsi di tamburi e di piatti e di fare un gran frastuono e di adornare le strade della città e le abitazioni utilizzando decorazioni di colore rosso. Riuscirono quindi nel loro intento ed è da qui che nasce la tradizione di decorare a festa le città e le abitazioni col colore rosso e di festeggiare in modo rumoroso scoppiando fuochi d'artificio e cantando canti popolari. Come accennato prima, i cinesi fanno riferimento al calendario lunare, chiamato Non-Li. Il calendario lunare fa riferimento alle fasi lunari e al moto della Terra intorno al Sole. Ma per capire meglio come funziona la calendarizzazione cinese, possiamo fare riferimento al sistema del Ganzhi. Questo è un sistema di calcolo del tempo cinese ed è un sistema sessagesimale, il che significa che i suoi elementi costitutivi, ovvero i 12 Dij, i rami terrestri e i 10 Tiangan, i tronchi celesti, potevano combinarsi fino a 60 volte. In particolare, se consideriamo l'epoca Shang, i 12 Dij venivano attribuiti alle 12 porzioni di cielo in cui appunto il cielo veniva suddiviso. Ad ogni porzione di cielo, quindi alle 12 diverse sezioni, veniva attribuito un diverso anno. Questo sistema venne poi applicato anche per il calcolo dei mesi, dei giorni e dei punti cardinali. Successivamente, con l'influenza dell'astrologia persiana, ad ogni ramo terrestre venne attribuito anche un animale e nascono così i famosi 12 animali dello zodiaco cinese, gli Shen Xiao. Per comprendere quale sia l'ordine degli Shen Xiao è importante fare riferimento alla teoria dei 5 elementi, ma anche all'alternarsi delle forze dello Yin e dello Yang. Ci sono però diverse storie popolari che cercano di spiegare l'ordine degli animali all'interno dello zodiaco cinese. La più famosa tra queste è quella che vede come protagonista l'imperatore di Giada, che decise di promuovere un concorso tra gli animali e insomma farli competere con lo scopo di raggiungere il proprio palazzo attraversando un fiume. Il primo animale che arrivò al palazzo fu il topo grazie alla sua astuzia, mentre l'ultimo a causa della propria lentezza fu il maiale. Il bue invece, che è l'animale rappresentativo del 2021, fu l'animale che arrivò per secondo. Questo è un animale che simboleggia e rappresenta la prosperità che si può raggiungere grazie alla propria forza d'animo e al duro lavoro. Quindi si pensa che tutti i nati sotto il segno del bue e tutti i futuri nascituri del 2021 avranno queste caratteristiche. Infatti, tutti i nati sotto un determinato segno si pensa possederanno le caratteristiche appunto del proprio segno zodiacale, anche se è curioso notare come si pensi che quando ricorre il proprio anno e quindi il proprio segno zodiacale, quello non sarà un anno particolarmente fortunato ed è quindi importante e fondamentale armarsi di qualcosa di rosso, sarebbe meglio se regalato, per scacciare via la sfortuna. Inoltre, soprattutto nel passato, è curioso notare come venissero programmate le nascite in modo che i figli potessero nascere sotto i segni più fortunati e di maggior prestigio, tra cui il drago, che è sempre stato nella storia cinese un simbolo del potere e della ricchezza, e quindi chiaramente si voleva che i propri figli nascessero sotto segni fortunati in modo che questo fosse per loro di buon auspicio per la loro vita.